amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 3 marzo al 17 aprile, dove avremo la luna nuova in Ariete. Prima di iniziare vi ricordo che è un'assesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più. Se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad accendere la nostra luna. Vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci e cosa cogliere in questo periodo, e magari di fare attenzione anche a delle energie contrarie. A favore cosa abbiamo? Maggior periodo di ottimismo, fiducia, ispirazione, coraggio, determinazione, opportunità di mettersi alla prova, di fissare degli obiettivi ben precisi, di concentrarsi sulle priorità e anche di iniziare qualcosa di nuovo. Può anche darsi che avremo l'occasione di prepararci a dei cambiamenti per la realizzazione futura. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impazienza, all'ansia, alla scarsa concentrazione, al senso di smarrimento, le emozioni instabili, stress per dei cambiamenti improvvisi, perché potremmo avere dei momenti di forte attività e movimento e altri di blocco e apatia, e di fare attenzione anche agli affari e alla comunicazione. Io direi che è un momento adatto in queste circostanze per liberarsi del superfluo scusate, e per purificarsi. E adesso partiamo con il vostro primo oracolo. Ci fa una specie di punto della situazione, quindi è intorno al 3 marzo e questa carta indica per noi, diciamo, l'opportunità di cogliere delle opportunità importanti, anche delle occasioni per mostrare le nostre capacità, può essere un incontro, un colloquio, per le questioni più pratiche e lavorative, una promozione, un'audizione, ottenere dei vantaggi, qualcosa anche che ha a che fare con le situazioni burocratiche, legali, eccetera. Quindi ci mettiamo tutto questo nel calderone e diciamo in senso lato effettivamente è una carta che ci permette di brillare, infatti non a caso si chiama scintillio, quindi opportunità per attirare attenzione, cose belle e anche un modo per condividere, per socializzare, per aprirsi, quindi un momento per splendere. Può riguardare un po' tutto questo periodo, oppure principalmente magari i primi giorni di analisi, come vi dicevo, intorno al 3 marzo. Quindi questo è da valutare e lo vedremo anche nel corso della lettura. Troviamo gibbosa crescente, questo ha a che fare col successo, con un colpo di fortuna, con una fase di preparazione che è comunque positiva e costruttiva, sapendo che poi i nostri sforzi successivamente verranno premiati. Quindi ci parla proprio di energia, di crescita, di espansione, anche situazioni positive e ottime capacità per gestire le nostre spese e le nostre energie a livello psicofisico, ovviamente senza esagerare. Quindi vediamo che queste bellissime energie che abbiamo visto sin dall'inizio riguardano anche gran parte del vostro periodo. Vuol dire che questa luna nuova in Ariete, essendo un'energia anche di fuoco, l'Ariete come la vostra, vi può infondere maggior iniziativa, volontà e anche proprio per sfruttare le vostre stesse caratteristiche e capacità. E poi abbiamo primo quarto. Questa può parlare di sospensione. Ecco perché vi dicevo di fare attenzione, perché forse nella fase finale, se esagerate, se siete un po'
po' troppo attivi, potreste trovarvi un po' scarichi, sia un po' demotivati, sia soprattutto per stress o mancanza di volontà e di energia. Quindi direi di magari valutare meglio, di utilizzare al meglio le vostre stesse energie. Poi può anche indicare una fase di sospensione, può anche darsi che una situazione possa leggermente fermarsi, bloccarsi per poi riprendere successivamente, però non la vedo negativa, nel senso magari vi dà l'opportunità di riflettere meglio su un qualcosa, oppure spesso c'è la fase di sospensione perché vuol dire che si sta prospettando davanti a noi un cambio di direzione, e allora è proprio qui che dobbiamo cercare di capire se quello che stiamo perseguendo, quello che stiamo facendo e soprattutto quello che vogliamo realizzare vale veramente la pena, e quindi possiamo trovare motivazione a continuare, oppure trovandoci a quel bivio magari capiamo veramente che quella cosa non fa al caso nostro. Quindi può riferirsi sia a situazioni pratiche, lavorative, eccetera, o anche un obiettivo, un'idea, ma può riferirsi anche a una persona, una relazione, sia sentimentale, di amicizia, o famiglia. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Vediamo ulteriori indicazioni da questo oracolo, cosa vuole dirvi. Troviamo la carta immobilità. Ecco, questo è un po' quello che vi avevo anticipato precedentemente. L'immobilità, come significato di questa carta, ha a che fare spesso con un blocco che non è necessariamente da combattere. Non sempre tutte le sfide, tutte le cose devono essere per forza combattute. Voi siete dei guerrieri fondamentalmente, questo è vero, però magari alcune volte tendiamo a ostinarci, a lottare per forza su alcune cose, e infatti ecco che ci viene in soccorso questa carta. Ci sta dicendo che ci troviamo in un momento in cui, come abbiamo visto precedentemente, in quel bivio dobbiamo scegliere quali sono le vere sfide per noi, quali valgono la pena, scusate, di essere combattute, quali idee possono essere veramente portate avanti, perché non sempre tutto è magari adatto a noi, oppure magari ci rendiamo conto che su alcune cose ci stiamo solo ostinando, ed ecco che arriva il blocco. Però come vi dicevo non è una carta negativa, perché per alcuni aspetti può anche dire che vogliamo ottenere tutto e subito, e non funziona così. Invece abbiamo bisogno di tempo, perché c'è qualcosa che ha bisogno di tempo per maturare e poi realizzarsi successivamente. Oppure a volte può anche indicare una paura, un dubbio, un'incertezza che però lì va a nascondere dei desideri, un qualcosa di più profondo che al momento non è ancora pronto ad emergere. Forse è proprio quella fase di sospensione che può aiutarci a comprendere meglio alcune cose. Poi andiamo a vedere l'altro messaggio. Lo stregone sia può fare riferimento a noi, alle nostre capacità da poter utilizzare e sfruttare al meglio, soprattutto quella capacità di trasformare, di trasformare le nostre ferite, utilizzare la nostra creatività, di essere artefici della nostra realtà, e quindi magari di dare vita a nuovi pensieri, nuovi progetti, anche nuove relazioni, o migliorare alcune cose, di lasciare andare ciò che non ci serve più e di accogliere il cambiamento. Anche di separare, direi, le emozioni dalle illusioni, di unire gli aspetti di se stessi e dei nostri desideri. Quindi diciamo non è facile effettivamente, però come vedete è un periodo molto intenso e molto proficuo per andare a comprendere alcune cose molto importanti. Il colibrì, quindi l'ultimo messaggio per voi,
vuole dirvi, che si tratta in alcune circostanze, di cogliere tante piccole gioie, è vero, tante piccole cose che possono sembrare, inutili o di poco conto e invece possono prospettarsi molto interessanti. Quindi di andare a cogliere i dettagli, di anche, custodire i vostri confini, di proteggervi, di scegliere con chi condividere la vostra energia, il vostro intuito. E poi è bello, mi piace molto il Colibri perché ci parla anche di leggerezza, utile per lasciare andare il peso superfluo, con umorismo, con oppure magari adottando silenzio, distanza, prendersi il tempo di riflettere sul vostro percorso passato e soprattutto per capire dove si vuole andare. Quindi si tratta anche di una fase di esplorazione e trovare il coraggio di spingersi oltre. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!